è il famoso aceto balsamico di Modena, i cinesi, i ravioli taiwanesi, insomma i xiaolongbao, prodotto tra Parma e Reggio Emilia. Con l'Amarone non si sbaglia, vedete, friulano. Qua la bottiglia più artigianale meglio è, diciamo. L'olio in genere dobbiamo cercare un olio con un'indicazione abruzzese, questa è un'ottima marca di pasta. Questi tre sono vini ottimi per il risotto, bisogna prenderne una confezione grande perché sono buonissimi da mangiarne, anziché magari le creme come più famose come la Nutella. Questo è un tipico italiano, questi a me piacciono tantissimo. 加州第一，我是淘淘，欢迎来意大利找淘淘。很多人都来问淘淘说，淘淘，意大利的超市到底有什么伴手礼好买吗？没错，其实有非常多的。今天的淘淘就要告诉你，意大利超市10大必买的伴手礼，让你不用花大钱，也可以面子里子一次做足。废话不多说 ，Let's go！ 论学问，我不及他；论资历，我差10年；论吃的经验，更是被他完爆。今天我们就请出拥有40年美食品鉴功力的 Mr. Italy， 跟着他逛超市，保证买得开心，送得有面子，吃得超满足，而且还完全不踩雷。 È un parmigiano realizzato con latte di vacche brune. Questo è in genere considerato il più pregiato, il più buono. Poi naturalmente bisogna guardare un po' la stagionatura. Qua vediamo che è oltre 24 mesi. Naturalmente più è stagionato più è saporito di solito. E questo guardiamo che c'è il marchio, il parmigiano reggiano, anche il marchio di DOP. Vediamo che è un'azienda che produce nella provincia di Parma, PR, oppure dovremmo vedere RE per la provincia di Reggio Emilia. E questo ad esempio è un ottimo parmigiano. Cerchiamo vacche brune oltre 24 mesi, è il top del parmigiano. Questo ad esempio non è di vacche brune, però ha oltre 30 mesi di stagionatura, poi dipende anche dal gusto di ognuno, però è sempre un buon prodotto. Qua oltre 40 mesi di stagionatura, sempre comunque ci sono i marchi che ci indicano che è un parmigiano reggiano prodotto tra Parma e Reggio Emilia. Naturalmente dipende dal gusto, ci sono tantissimi rossi buoni. Parlo dei rossi che sicuramente sono di livello superiore, come ad esempio l'Amarone della Valpolicella. C'è anche il tappo per non farlo rubare perché è un vino estremamente pregiato. Qua ce ne sono diversi tipi, questo magari. Poi insomma dipende dagli esperti, bisogna guardare anche un po' l'anno per capire qual è stata una buona annata o no. Però con l'Amarone non si sbaglia, così come è difficile sbagliare ad esempio con un nobile, Montepulciano. Rossi, piemontesi, toscani, veneti, questi sono tutti. Un Brunello di Montalcino, eccolo qua, quello qua. O anche un vino umbro come il Sagrantino di Montefalco. Il re dei vini italiani, il Barolo, ha un sapore del tutto particolare, è un grandissimo vino, con questo non sbagli mai. Una bottiglia di Barbaresco, eccolo qua, un Barbaresco, vicino a un Amarone, 2 grandi vini. Sì. Meno conosciuto ma molto buono, questo vino della Valtellina, lo Sforzato. È un ottimo vino, un grande vino. Se non volete spendere troppo ma portare a casa comunque un ottimo vino, un grande vino, il Verbera di Alba o anche di Asti sono in genere ottimi vini. Questo per il vino rosato è un ottimo vino della Valtenesi, quindi siamo sul lago di Garda, è un ottimo vino. Il Chiaretto è un vino veramente di livello per il rosé. I bianchi dipende un po' da cosa piace, c'è chi piacciono bianchi più fruttati e chi piacciono i bianchi un po' più minerali. Questo ad esempio è un ottimo vino che ha un po' sia note di frutta che un bel fondo minerale, quindi è un ottimo vino siciliano. Sicilia è una delle regioni che negli ultimi anni è più progredita nel campo vinicolo, ha fatto grandi vini, questo è uno di quelli. Se andiamo a qualcosa di più classico, ad esempio un Ribolla gialla. Quindi parliamo di bianchi del Friuli, una regione ottima per la produzione del vino bianco. Un'altra regione ottima è il Trentino Alto Adige. Ha un nome che può sembrare tedesco, ma di fatto è un prodotto italiano. Prodotto in Alto Adige sono
questi ottimi vini, ad esempio anche questo, il Silvaner, che se non sbaglio, non mi vorrei sbagliare, ma è anche il vino che abbiamo bevuto al nostro matrimonio, probabilmente non lo stesso anno, ma questa cantina e questo vino, un Silvaner. Comunque ecco, un Collio sempre, vini friulani, vedete, friulano, sono una garanzia, per mio gusto sono quelli che mi piacciono di più. Sauvignon è chiaramente un vitigno francese che però in Italia viene utilizzato con ottime prestazioni. Questo Sauvignon, ci sono diverse bottiglie di limoncello, che è un classico digestivo, così lo chiamiamo, cioè che si beve dopo al pasto, soprattutto diffuso al sud. Qua la bottiglia più artigianale meglio è, diciamo, più non è una grossa produzione che impiega magari tanti zuccheri e cose del genere. Qua vediamo una versione nuova, diciamo, fatta con il melone, che è molto diffusa nei ristoranti napoletani, ad esempio, che è molto dolce, buona, piace di solito a tanta gente. Un classico italiano che sono gli amari. Ogni città italiana in genere ha un amaro che si beve dopo cena, in genere è molto apprezzato dagli italiani. Questo ad esempio è l'amaro tipico di Milano. Il Montenegro è più bolognese, questo è il famoso amaro calabrese, forse il più interessante è l'amaro del Capo, può piacere, lo consiglio. Qua ci sono degli amari invece più di qualità che sono stati prodotti ultimamente. Questo è un ottimo amaro che si chiama Jefferson, sempre calabrese. Questa è una tipica grappa, questo è un booze molto forte, possiamo paragonarlo alla vodka, però con un sapore più interessante. La vodka in genere non ha molto sapore, questo invece può avere un sapore molto interessante. Questa è una grappa stravecchia, cioè invecchiata più di 4 anni, piemontese, ottima. Questa è la tipica grappa, possiamo dire, sarda, il filuferro, molto forte, sono 42 gradi, quindi l'amaretto di Saronno ha un sapore molto speziato, molto particolare, magari non piace a tutti, ma in genere è accattivante. Tipico della Sardegna il mirto, molto buono, questo in genere piace molto agli italiani, e non è un mirtillo ma gli assomiglia, diciamo, un po' meno dolce del mirtillo, più interessante, per il mirtillo più buono da mangiare è il mirto. Invece ci si fa un buon booze, diciamo così. L'olio in genere dobbiamo cercare un olio con un'indicazione regionale che ci dice insomma che il metodo di produzione è legato appunto al prodotto locale. Diciamo che dipende un po' dal gusto. Se cerchiamo un gusto più leggero, adatto a condire tantissimi piatti, l'olio della Riviera Ligure è uno dei migliori, con un sapore più delicato però molto versatile. L'olio invece magari della Sicilia o della Puglia sono oli molto più carichi di sapore, quindi molto interessanti, che tendono però magari ad avere più facilmente una nota piccante o anche una nota amara magari, sì. Mentre l'olio toscano o umbro, che qua non vedo, l'olio umbro in genere è un po' il migliore, tendono ad avere un certo equilibrio tra il sapore e la delicatezza, diciamo. Per quanto riguarda la pasta, vieni qua, diciamo queste sono le marche più commerciali. In genere qua abbiamo della pasta ottima, in genere la pasta viene prodotta o nella provincia di Napoli o in Abruzzo, Molise. Queste sono le regioni dove la tradizione della pasta secca è più diffusa, perché noi a casa in genere compriamo questa che è la Voiello, che è una marca napoletana. Parliamo di paste oggi prodotte in modo industriale. Naturalmente più le vediamo bianche rispetto a gialle, più significa che hanno essiccato in modo naturale. Queste comunque sono ottime marche, sia Voiello che Garofalo. La Molisana ci piace anche molto. Con grano Senatore Cappelli, che è un grano che si utilizzava in Italia un secolo fa, diciamo, che poi siccome aveva una resa inferiore ad altri grani è stato un po' abbandonato. Lo stanno un po' riprendendo perché è un grano di ottima qualità. Ecco, qui abbiamo pasta un po' più con produzioni un po' più meno grandi nella quantità e quindi in genere con un prezzo un po' più alto, ma anche si parla di pasta di ottima qualità. Se vedete queste penne, come vi dicevo prima, il colore è considerevolmente più bianco che giallo, no? Questo artigiano pastaio Giuseppe Cocco, abruzzese. Questa è un'ottima marca di pasta per fare una pasta che costa un po' ma che è buona, almeno a noi piace.
questo ce l'abbiamo anche a casa, è un ottimo spaghetto, devo dire, costa 2,80 €, quindi più o meno il doppio di uno spaghetto di una marca industriale più famosa, però bisogna dire che i suoi soldi li vale. Vedi, comunque pasta artigianale, il colore è un po' più bianco. Questi sono molto buoni, ad esempio, vedete che come si facevano gli spaghetti una volta per essere essiccati, no? Li ho visti fare anche a Taiwan, la pasta uguale, si essiccavano al sole e quindi venivano messi così. È il doppio di uno spaghetto, no? Poi può essere o spezzato o comunque mantenuto così nell'acqua bollente e poi diventa un unico. Chiaramente il riso taiwanese è ottimo, buonissimo, però non va bene per fare i risotti perché non rilascia abbastanza amido. Se volete fare un risotto, qua questi tre sono vini ottimi per il risotto, quindi il Carnaroli forse è il più famoso. Ottimi risotti si possono fare anche col Vialone Nano, con il Sant'Andrea. Cioccolato, questo è un cioccolato molto particolare, cioccolato di Modica. Questo contiene scorze di arance, ha una diversa consistenza rispetto agli altri cioccolato, è un cioccolato con granuloso, è un cioccolato diverso, per me interessantissimo, buonissimo ed è uno che consiglio tantissimo, è una cosa un po' unica. Il gianduiotti. E questo è un classico di Torino, del Piemonte, questi cioccolatini che contengono una grande parte di nocciola insieme al cacao. Bisogna prenderne una confezione grande perché sono buonissimi, da mangiarne a chili, sono molto buoni. Poi marche di cioccolato italiano, qua io ho i miei amici di Novi, la Novi è un'ottima marca ad esempio, e vi consiglio anche le loro creme al cioccolato anziché magari le creme come più famose come la Nutella. Qua abbiamo dei gianduiotti Caffarel, che è un'ottima marca, anche questa credo sia sempre del Caffarel, questo è fondente. Questi sono anche molto buoni, questo quadro con diversi tratti è molto buono, secondo me lo produce sempre la Novi. Questo è un tipico italiano, i cantucci toscani. Questi si mangiano in genere intinti nel vino dolce, sono biscotti a base di mandorla, sono molto duri, quindi occhio ai denti, però infatti si diventano più teneri se li metti nel vino. È un classico italiano, sempre buono secondo me. Questi a me piacciono tantissimo, sono biscotti molto semplici, forse i biscotti più semplici che puoi immaginare italiani, però sono deliziosi, non saprei spiegare perché, ma sono semplicissimi, però anche molto buoni. È il famoso aceto balsamico di Modena. Adesso va molto di moda la glassa di aceto, io preferisco questo, un po' invecchiato naturalmente, deve maturare il suo sapore. Secondo me è ottimo con i ravioli cinesi, i ravioli taiwanesi, insomma i xiaolongbao. Secondo me si presta bene all'abbinamento oltre che con tante cose, può condire tante cose, dà sempre un tocco elegante, ma anche con i ravioli secondo me è buono. 咖啡的部分呢，由于我老公不喝咖啡，所以呢就由我来介绍。我们可以看到这里有非常多的咖啡种类哦。那当然呢，最有名的就是这个伊利咖啡，伊利跟拉瓦扎，这是我最推荐的这两个。大家可以看到，意大利这边它都会特别写出它的浓度，满分是10的话，它这个浓度是5。然后大家可以自己去看一下自己喜欢的 gusto 就是口味，什么样的口味，什么样的口味。然后它这个口味就是比较浓、比较圆满的口味，然后它这个里呢 morbido 就是比较温和的。所以大家在选的时候呢，可以去 Google 翻译一下，看一下自己喜欢是要什么样的口味。大家几乎家里都有胶囊机嘛，所以呢，他们都有推出胶囊，像 Lavazza 它也有推出很多。那这个是它的经典款，然后这是大包装的。低卡的 crema 就是比较浓郁，有点带奶香的。我自己个人是很喜欢这个口味，我自己在家里常喝。那家里如果有胶囊机的话，其实这个它所有现在目前大牌子出的胶囊都是可以跟 espresso 是合的，他们都是做 universale 的，所以不会有不合的问题。那伊利它当然它也有出胶囊，那一样就是可以看一下自己喜欢的口味，然后还有浓度，它这个每一个它都会写它的浓度是多少。
如果大家有看到这个字意大利文 intense 就是非常非常浓的，啊，这个就是经典款 classical， 就是我们喝 espresso 时候用的。然后当然这里还有很多其他的牌子，但是我个人最喜欢的就是这两个伊利跟拉巴扎。我跟你们说，其实星巴克它也打进了意大利市场，它也有推出它的胶囊系列。看到这样清空的情况，代表应该也是卖的不错。不过我觉得，如果都来意大利，还是喝一下意大利咖啡啦。以上10大伴手礼，大家最喜欢哪一个呢？欢迎在评论区留言给淘淘哦。下次来意大利超市，真的一定要给我逛起来，不要再只买机场的免税店啦。如果你喜欢淘淘的影片的话，记得按赞、订阅并开启小铃铛哦。淘淘带你看更多的台意大不同。Ciao, a presto!